Ciao a tutti, oggi parliamo dello starnuto inverso. Lo starnuto inverso è un termine molto ricercato dai proprietari dei cani perché effettivamente molti cani possono nella propria vita avere questo starnuto inverso, in inglese definito reverse sneezing, che fondamentalmente è un rumore molto particolare che molto spesso noi veterinari riusciamo a diagnosticare quando voi ci filmate l'esatto momento in cui il vostro cane ha questo tipo di starnuto inverso. Allora, lo starnuto inverso non è nient'altro che un'ispirazione parossistica, laboriosa e rumorosa. Nel mio canale, se andate nel mio canale e cercate nei video, c'è lo starnuto inverso, troverete ovviamente diversi video in cui vi mostro dei cani avere questo tipo di starnuto inverso, che è molto caratteristico, e vedrete che ne ho pubblicati due, uno in un Jack Russell e in uno in un Yorkshire. Vedrete che è molto caratteristico e fondamentalmente è un'ispirazione parossistica ed è fondamentalmente localizzabile a livello di zona rinofaringe, palato molle. Ok, parte finale del naso, rinofaringe, palato molle. Si genera fondamentalmente in quella zona e quindi le cause riguardano quella zona di questo starnuto inverso. A volte sono idiopatiche, a volte sono delle infiammazioni del palato molle che generano questo tipo di rumore. A volte invece, nella maggior parte dei casi, sono dei corpi estranei che sono stati inalati dal naso, poi riescono a passare i turbinati, cioè non rimangono incastrati nel naso ma riescono a passare i turbinati e si incastrano nella fase finale, diciamo, del naso. Possono essere dei fili d'erba, oppure possono essere, è stato descritto anche dei chicchi di popcorn aspirati dal naso che riuscivano a passare, poi si incastravano a livello di zona finale del naso, e quindi riesci a vederli non entrando dal naso ma entrando dalla bocca e guardando il naso da dietro. Oppure possono essere dei corpi estranei che vengono magari vomitati, tipo fili d'erba che vengono vomitati, e quindi qualche filo magari va a incastrarsi a livello di rinofaringe. Quindi fondamentalmente la diagnosi di starnuto inverso, diciamo, si effettua attraverso la visione di solito di un video che fa il proprietario nel momento in cui il cane ha lo starnuto inverso, perché alla visita clinica molto spesso non riusciamo a vedere il cane con lo starnuto inverso, mentre invece la causa di questo starnuto inverso la effettuiamo attraverso una diagnostica per immagine, un'endoscopia, ripeto, una rinoscopia caudale, quindi andiamo dalla bocca e vediamo il rinofaringe e la parte terminale del naso, perché di solito si incastrano lì i corpi estranei che poi possono generare questo tipo di starnuto inverso. Se invece non si trova nulla, di solito fondamentalmente si ritiene che la causa è idiopatica, ovvero che non si sa esattamente, probabilmente un po' di lassità del palato molle insieme a un po' di infiammazione della zona del rinofaringe. Non è di solito qualcosa di così grave, però fondamentalmente è meglio effettuare l'endoscopia per verificare chiaramente che non c'è qualcosa di particolare che può generare questo tipo di starnuto inverso. Di solito colpisce i cani di piccola taglia. Come ho detto, nel mio canale trovate dei video su Yorkshire e Jack Russell che hanno lo starnuto inverso, e andateveli a vedere così vedete proprio questo starnuto inverso. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, e se volete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata.